Buongiorno, bonjour, buenos dias, guten tag, god dag, dobra dia. Oggi iniziamo questo video dalla fine della nostra storia, ovvero dal luogo di sepoltura dei due personaggi di cui andremo principalmente a parlare oggi. Qui dietro queste mura si trova il cimitero della Guillotière, che è uno dei cimiteri storici di Lione, appunto. Siamo sempre a Lione e stiamo cercando un modo per accedervi perché non abbiamo trovato ancora un cancello per entrarci. Questo cimitero, che tra l'altro è il nuovo cimitero, perché c'è anche il vecchio cimitero qua intorno che però quest'oggi non ci interessa, è il luogo di sepoltura dei fratelli Lumière, padri fondatori di quello che è il cinema che tutti noi conosciamo. Ok, siamo riusciti ad entrare, abbiamo trovato l'ingresso. Allora, da quanto so, la tomba dei fratelli Lumière si trova più o meno sulla via centrale di questo singolare cimitero, perché è stato progettato in maniera proprio strana. Vi metto qua la foto. E quindi ora ci stiamo addentrando in questi vicoli cercando la via principale. Ebbene, qui dietro non è stato difficile trovarla, abbiamo la tomba dei fratelli Lumière più tutta la loro famiglia. Louise e Auguste sono giusto là e poi c'è tutta la loro discendenza. Comunque i fratelli Lumière, per chi non conoscesse la loro storia, sono nati in Francia verso il confine germanico-svizzero e poi per la guerra, quando erano piccoli, il padre decise di trasferire tutta la famiglia a Lione. Sono uscito per continuare a spiegare perché non mi sembrava troppo rispettoso, visto che c'era pure un funerale in corso, e dicevo, i fratelli Lumière studiano finché all'età di 17 anni Louis Lumière, il fratello più piccolo se non sbaglio dei due, inventò l'Etiquette Bleue, che era una pellicola per fotografie che per l'epoca era rivoluzionaria, perché permetteva di prendere una foto in soli 60 secondi di esposizione. Significa che bastavano solo 60 secondi per fare una fotografia. Ma che ne sapevano loro degli smartphone, delle GoPro e delle action cam? La risposta è tutto. Non ci sarebbe tutto questo se Louis Lumière non avesse inventato l'Etiquette Bleue all'epoca. E in pratica questa invenzione permise loro di fare un sacco di soldi, così che poterono comprare un'officina dove produrre principalmente materiale fotografico e principalmente questa Etiquette Bleue, che rivoluzionò appunto il modo di fotografare dell'epoca. Quindi la prima invenzione già arrivò. Fu solo qualche anno più tardi, un bel po' di anni più tardi, che i due fratelli, lavorando insieme, arrivarono a progettare quella che, diciamo, in italiano conosciamo come cinepresa, ovvero un susseguirsi di pellicole fotografiche che alla fine, esatto, potevano riprodurre quello che alla fine è il video.
Comunque i fratelli Lumière non parlarono subito della loro invenzione al grande pubblico. In pratica nel 1895, nei primi mesi del 1895, iniziarono a fare le prime riprese con la loro cinepresa, penso si chiamasse così all'epoca, e produssero 10 film, se così possiamo chiamarli, perché avevano tutti la durata di circa 40 secondi, che per l'epoca era fantastico, non esistevano neanche film da 10. Quindi loro fecero questa raccolta di 10 film e un giorno al Théâtre des Capucins, penso a Parigi, invitarono l'alta borghesia per una cosa nuova. E l'alta borghesia inizialmente era scettica, perché diceva che cosa ci vorranno far vedere di così rivoluzionario. E poi invece tutti muti a casa. Comunque il primo di questi 10 film che sono stati proiettati il 28 dicembre 1895 al Théâtre des Capucins di Parigi è l'uscita, aspettate che se no mi investono, è l'uscita dei dipendenti dei fratelli Lumière dalla fabbrica Lumière. Tra l'altro i fratelli Lumière girarono 2 versioni di questo film, uno verso il mese di marzo e un altro verso il mese di novembre o dicembre, mi pare. Quindi in una si vedono diciamo gli operai uscire dalla fabbrica in abiti estivi e nell'altro si vedono gli operai uscire dalla fabbrica in abiti invernali. E con questo quindi cosa hanno fatto i fratelli Lumière? Hanno inventato il film, ma hanno inventato anche il remake. Quindi adesso stiamo andando nel luogo dove il primo film ha visto la luce, ovvero fuori dalle fabbriche dei fratelli Lumière, che oggi sono nient'altro che l'Istituto Lumière del cinema. È diventata un'università. Tra l'altro guardate che bella la via Avenue des Frères Lumière. Ed eccoci qua, alle nostre spalle, come potete vedere c'è l'Istituto Lumière, sottotitolato pure Hangar del primo film, ed era esattamente dove sono adesso che è stato realizzato il primo film della storia. Tra l'altro qui c'è anche un bellissimo parco, piccolo ma molto bello, e qui di fianco, tra l'altro, fu girato pure un altro dei 10 film che furono proiettati il 28 dicembre del 1895. Ora vi farò vedere un pezzo dell'uscita dell'hangar. Ora esco pure io dall'hangar, ho fatto la cosa che hanno fatto i primi attori della storia e vi porto a vedere il secondo luogo, che è esattamente qua di fianco, che è dove è stata girata la Bataille des Boules de Neige, ovvero la battaglia di palle di neve. La Bataille des Boules de Neige, come ho detto prima, era un altro dei film che sono stati proiettati alla prima storica del cinema e rappresentava semplicemente persone di tutte le età che si prendono a palle di neve. Tra l'altro vedrete anche questo mini film e vedrete proprio la differenza della strada, di come è cambiata nel corso di un secolo e più. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, i fratelli Lumière sono abbastanza controversi, perché in pratica con la loro cinematograph, ovvero la macchina da presa, collaborarono parecchio con il regime fascista italiano
e con il Terzo Reich di quello lì, avete capito. Quindi in realtà al giorno d'oggi c'è tanta gente che li vede come dei mostri e tutto quanto. Sinceramente, secondo me erano altri tempi, cioè all'epoca secondo me la gente non si rendeva conto di quello che stava realmente succedendo innanzitutto, e non possiamo cercare di entrare nella mentalità di più di 100 anni fa. Avranno anche fatto delle scelte sbagliate, però senza di loro ad oggi non ci sarebbe niente di tutto quello che siete abituati, nemmeno questo video. Quindi il fatto di prendersela con loro mi sembra un po' esagerato. Ed eccoci qua, qui è dove fu girato il film della battaglia delle palle di neve, su questa via. Come vedete oggi è super trafficata, qua c'è l'Istituto Lumière, qua ci sono palazzoni, ma come avete potuto vedere da questo, più di 100 anni fa la situazione era ben diversa. Quindi abbiamo visto le location dei primi film, abbiamo visto il luogo di sepoltura dei fratelli Lumière, ora andiamo a vedere la loro casa, che anche questa è qua. In pratica i fratelli Lumière hanno colonizzato un quartiere e tutto quello che riguarda loro praticamente è tutto concentrato in un raggio di 1 chilometro quadrato forse. Ed eccoci, in pratica ci si è resi conto che la casa è all'interno del parco che vi ho fatto vedere prima, ed è quella alle mie spalle. Non è appunto la casa dove i fratelli Lumière sono cresciuti, ma è, diciamo, la casa che si sono fatti costruire una volta che avevano fatto il cash e niente, poi ci hanno vissuto penso fino alla loro morte. Oggi fa parte dell'Istituto del Cinema che abbiamo qua di fronte e è anche il Museo della Storia del Cinema, da non confondere con il Museo del Cinema in Miniatura che si trova nella Lione Vecchia. Il Museo del Cinema in Miniatura io ve lo consiglio tantissimo, io ci sono stato tipo 3-4 volte e è una figata, è pieno di oggetti di scena presi da vari film famosi, di ricreazioni in miniatura, di set cinematografici. Tra l'altro al Museo del Cinema in Miniatura qualche mese fa c'è stato ospite Mark Williams, che per chi non lo sapesse è il padre di Ron Weasley di Harry Potter, è venuto a farsi un'ospitata qua. E quello che vedete alle mie spalle è il muro dei cineasti, ovvero tutti artisti, tutti registi che hanno vinto dei premi qui all'Istituto Lumière. Infatti mi ricordo che un paio di anni fa per il mio compleanno c'era Tim Burton qui che è passato a ritirare il premio, e è infinita. Ora vi faccio una ripresa di tutto il muro così vedete bene tutti i nomi. Come avete visto tutti i più grandi registi sono passati da qui, Cronenberg, Lynch, c'è appunto Tim Burton,
e là ce n'è una che non capisco perché mi è stata strappata dal muro. Se qualcuno sa di più su questa targhetta strappata me lo faccia sapere. Comunque c'è da dire che quel muro era proprio figo. E siamo quasi giunti alla fine di questo video. Volevo farvi vedere ancora due luoghi iconici del cinema. Quello alle mie spalle, che è il secondo cinema più vecchio di Lione. Sono più di 100 e passa anni che esiste. Tutt'oggi ancora in funzione il Théâtre de la Tête d'Or. Come suggerisce il nome, questo è però ora come ora principalmente un teatro. Vengono proiettati anche dei film ogni tanto, ma non è il suo ruolo principale, diciamo. Mentre un luogo che ancora trasmette film al giorno d'oggi è il primo cinema in assoluto che è stato inaugurato a Lione dai fratelli Lumière, tra l'altro. Questo cinema fa parte di un piccolo gruppo di piccoli cinema e sono ancora tutti aperti. E la cosa bella è che il primo in assoluto è praticamente dietro casa mia. Ed eccolo qui alle mie spalle il Lumière Fourmi, che tradotto sarebbe letteralmente il Lumière formica. E questo qui è il primo. C'è una signora che mi guarda, buongiorno signora. Questo qui è il primo cinema che è stato costruito a Lione nel 1900, inizio 1900 comunque, e al giorno d'oggi è ancora funzionante, in piedi, attivo. E signori e signore, spero che questo breve video, penso sarà il video più breve del canale quello di oggi, ma spero che sia stato interessante per voi quanto lo sia stato per me. Signori, siamo alla fine del penultimo video dedicato a Lione. Ci sarà ancora un episodio e dopodiché ci sarà un cambiamento enorme nella mia vita, ma ve ne parlerò magari nel prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi, di attivare la campanella, di mettere mi piace, di commentare, di fare tutte le cose che sapete, e al prossimo video.